Ciao ragazzi, sono Alessandro, mi trovo all'interno dell'Atmos One al White Studio a Milano e oggi vediamo come ho mixato e masterizzato Slowly Remix di Odeon. Come potete vedere lavoro all'interno di Pro Tools, ho come per prima cosa importato tutte le stem che mi ha mandato Matteo e dopo averle allineate, messe in griglia e controllato che non ci siano problemi, ho esportato un rough mix. La cosa che vi consiglio è di chiedere il rough mix sempre al cliente, in quanto magari ha fatto bilanciamenti diversi per poter raggiungere quell'obiettivo lì. In questo caso io me le sono esportato da solo perché so come lavora Matteo e so che la somma di tutte le stem che mi manda equivalgono al rough mix effettivo. Altra cosa che ci tengo da specificare, come potete vedere qua all'interno ci sono 3 folder principali che convogliano dentro ai loro corrispettivi bus, che poi si sommano all'interno di Instrumental, Vocal Complete in questo caso alla fine non mi è servito ma l'avevo importato all'inizio della sessione, convogliano in stereo bus, master e il mio canale di metering. In questo caso il rough mix lo faccio uscire direttamente da metering in quanto non voglio che venga processato all'interno della catena di master. Ora tolgo il click che non ci serve. Come potete vedere comunque questo è una parte di mio template, non ho importato tutte le tracce perché non erano necessarie, infatti all'interno del mio template ci sono anche diverse altre folder, per esempio chitarre, voci, che convogliano nei loro corrispettivi bus e hanno il loro routing. Per questa traccia in particolare, non avendo troppe stem, sono andato a importarmi solo il corrispettivo di low end, drums e synth. Il vocal in questo caso che era più diciamo un sample, poi lo sentirete, ho deciso comunque di tenerlo all'interno della folder dei synth perché non mi sembrava necessario importare un routing troppo complesso per una parte di vocal che non ha così tanta importanza, come una lead vocal in una canzone rap per esempio. In quel caso avrei importato tutta la mia catena di mix, sia tutta la parte di effettistica che poi puoi applicare al vocal, riverberi, delay, cose per spreadare l'immagine stereo, comunque tutte robe più elaborate per poter fare anche magari una vocal production finito il lavoro. In questo caso, ripeto, era una cosa già processata, più semplice, ho deciso di trattarla in questo modo. Adesso vi faccio sentire la traccia mixata e il corrispettivo rough mix che mi è arrivato, così per avere un'idea di dove arriveremo. Parto appena più avanti così sentite più sezioni. Rough mix. La prima cosa che volevo farvi vedere, intanto muto il vocal così non ci distrae, è come ho trattato il basso. Perché? Innanzitutto, essendo una traccia elettronica, è fondamentale che la bassline sia solida, ferma e comunque presente nel modo corretto. Infatti, se andiamo a vedere, aprendo questo Pro Q3, vi faccio sentire come si muove la bassline. Vi apro sotto un altro Pro Q3 così riuscite a vedere anche ad occhio nudo il suo comportamento. Guardate. Come potete vedere ci sono delle note che sono più alte, certe sono più basse. Ho fatto delle bell molto precise, infatti potete vedere che la Q è molto stretta, il Q non è altro che la larghezza di banda, dove ho tolto circa 5 dB in questa zona qua, come vedete sono quasi tutte pari, ho tolto 4 dB e mezzo su questa qua e 8 dB sulle 275. Adesso vi mando in play così riuscite a vedere anche il movimento che fa. Infatti se notate agisce proprio in scala, abbiamo la prima nota che viene abbassata dal pallino verde, la seconda sul blu, la terza sulla rosa. L'ultima nota invece su questa qua viola non è altro che questo picco qui che vedete anche all'interno della Do, che è un cambio di nota molto rapido e soprattutto molto alto di pitch. Ho deciso di controllarlo un po' perché usciva nel complesso troppo. Senza. Ecco, un consiglio fondamentale che vi posso dare è applicare i vostri processori all'interno delle tracce e successivamente sentirle all'interno del mix come suonano, perché molte volte sentendo in solo le tracce, quando poi apri tutte le tracce insieme, magari o è troppo basso, è troppo alto, o è troppo processato, comunque ti accorgi dell'effettivo processing che hai fatto sulla traccia. Vi faccio sentire con tutto aperto questa zona.
Attivo il mio Pro Q3. Come potete notare si sente molto bene la differenza tra attivo e disattivo del Pro Q3, soprattutto con questa nota finale. Senza. Sentite come esce molto puntigliosa appunto su queste 275 Hz. Controllandolo dinamicamente vedete che la nota continua a suonare, continua ad avere la sua presenza, ma comunque non sbuca troppo dal mix. Il primo processore che vedete, che ho messo comunque prima del Pro Q3, non è altro che un semplicissimo Airbase settato sulle 46 Hz, dove ha un leggero boost di pochi dB. Comunque potete vedere che mantiene lo stesso boost su tutta la stem. Vi faccio vedere per sezioni. Perché ho messo l'Airbase, voi vi chiederete? Avendo comunque uno spazio dove la stanza è super trattata, le casse sono equalizzate e comunque il suono che ricevo dalle monitor è super affidabile, percepivo una leggera mancanza del tappeto di sub che ti dà il basso. E voi direte, cos'è questo tappeto che intendo io di sub? È quella sensazione che hai quando ascolti per esempio la musica in cuffia o all'interno dei club, dove il basso scende veramente tanto in fondo, colpendoti quasi la pancia o addirittura a volte anche il petto. Infatti si parla quasi di una sensazione, non tanto di cose matematicamente giuste o sbagliate, è proprio la sensazione che ti dà il basso. In questo caso ho inserito l'Airbase proprio per riuscire a raggiungere quel micro dettaglio che secondo me mancava all'interno della stem. Passerei a questo punto al gruppo drums. Come potete vedere, aprendolo abbiamo il kick composto da due mandate. Le mandate non sono altro che una copia del segnale dry che viene mandato a un altro canale, il quale ti permette di processare il segnale in maniera diversa e mischiarlo con il segnale di origine. Sul kick comunque potete vedere che ho fatto due mandate. Una si chiama Kick Sidechain, che è una mandata che ho creato nel mio template. Infatti come vedete qua ho anche quello della voce già creato e questo qua che è in bianco grassetto perché lo sto utilizzando. Tra l'altro dopo l'ultimo aggiornamento di Pro Tools si può colorare la IO Setup, infatti qua vedete che ci sono vari colori in base al routing che uso. La seconda mandata l'ho chiamata Sub Kick, è questa qua rossa, e vi spiego perché l'ho fatta. Una cosa che voglio puntualizzare è che queste mandate sono pre-fader. Cosa vuol dire? Che se io dovessi per caso mutare il kick, il segnale del kick effettivo passa comunque nella mandata. Dopo vi mostro un esempio per farvi capire più facilmente questo concetto, ci torneremo, non vi preoccupate. Adesso vi faccio sentire il kick com'è in solo, vi disabilito tutto il processing che ho fatto, prima, dopo. Perfetto, partiamo dall'inizio, come se mi fosse arrivato il kick adesso, in questo istante. Allora, apriamo il primo plugin, che non è altro che un Pro Q3, con un paio di bell abbastanza larghe, una a 139 Hz e l'altra a 713 Hz. Vi disabilito entrambe le bell, così sentiamo insieme come agisce. Prima. Dopo. In questo caso dovete focalizzarvi sul sustain, che non è altro che la lunghezza del sample, quando accendo e spengo questa bell. È una cosa molto sottile, ma che potete notare se vi concentrate. Inizia ad avere un comportamento, un movimento diverso in quella zona lì. Provate a sentire. Sentite anche come quasi il riverbero sembra diminuire? Passiamo alla seconda bell. Questa bell l'ho fatta per ridurre quella punta che sentite, senza snaturarla troppo perché comunque mi piaceva, ma volevo ridurla per poi recuperare con dei plugin successivi quella punta lì dandogli la pasta che decido io. Il secondo plugin che ho messo non è altro che il Kick Shaper, plugin uscito da pochissimo di VA Production, con cui mi trovo molto bene. È uscito tra l'altro anche il Bass Shaper, magari se siete interessati a un video a riguardo scrivetelo nei commenti così vediamo di farvi un tutorial del plugin. Questo plugin non ha altro che diversi processori all'interno, di cui una sorta di sustain, un knob per quanto riguarda click, infatti vedete questo non è altro che un boost o un cut della punta del kick. Qua sotto abbiamo la zona enhance che non è altro che una sorta di equalizzatore, saturatore, infatti qua abbiamo una parte di clip, punch, hit, depth, comunque è una sorta di
equalizzatore e saturatore, mentre a sinistra abbiamo un effettivo equalizzatore. Con quest'altro knob possiamo allungare o accorciare la coda del kick. Sentite come prende la fondamentale e allunga effettivamente il sustain? Vi faccio sentire anche il knob principale. Qua, oltre ad accorciare il sustain, fa anche un'equalizzazione in alto dove mi taglia tutte le basse. Torniamo al setting di prima, così vi faccio sentire il prima e il dopo. Senza. Sentite come ho recuperato quel click del kick solo accorciandogli un po' il sustain e tagliandolo dal basso, facendogli un passa alte qua sotto. Infatti, una volta utilizzato questo knob principale, avevo notato che il click era salito troppo e quindi ho controbilanciato con questo knob un pochino, del 17%. Il terzo plugin che vi mostro non è altro che il Saturn. L'ho aperto, l'ho impostato su Warm Tape e ha un 20% di saturazione totale complessiva del sample, di tutto il kick. Vi faccio sentire il prima e il dopo. Dopo. Riuscite a sentire come recupero col Saturn tutta questa parte che avevo scavato col knob centrale del kick shaper. Infatti bisogna fare questi giochi di controllo o comunque taglio per poi ridare successivamente come volete voi, così da avere un sample totalmente controllato e a vostro gusto. L'ultimo plugin non è altro che un Pro MB che ho messo sulle 70 Hz. Qua vedete un boost di 3 dB, ma comunque c'è un cut di 3 dB. Questo non è altro che un compressore multibanda. L'ho settato in questo modo perché ve lo faccio sentire prima. Senza. Sempre per il discorso che vi facevo prima, qua sto restituendo il sustain delle basse frequenze. Infatti vi faccio andare intanto la Do, così vedete il movimento. Non appena suona il kick c'è un boost di 3 dB, ma ho settato la release in modo tale che segua l'effettivo envelope del kick, il movimento del kick, perché non voglio che vengano boostati questi 3 dB per troppo tempo, altrimenti cambierebbe tutto l'envelope del kick. Comunque deve essere in linea con quello che il cliente ti manda. In questo caso l'ho fatto per avere effettivo controllo sul sustain. Infatti, se ne voglio di più, aumento la release. Vi faccio sentire. Se invece voglio meno sustain, velocizzo la release. Bene, torniamo al preset di partenza e adesso parliamo di queste mandate. Ho creato una mandata subkick facendo new track aux, che sia importante, l'ho rinominata. Questa traccia poi, insieme al kick d'origine, l'ho routata all'interno di un altro bus che si chiama kick sum, così da avere una traccia singola e prenderla come nuovo kick e processare la somma delle due. Percepivo, aprendo tutta la traccia, che mi mancasse un po' quella parte super bassa, comunque super sub del kick, che all'interno di un club potrebbe fare comunque la differenza. In questo caso vi faccio capire anche cosa vuol dire mandata pre-fader. Io metto in solo il kick di origine, metto in solo la mandata e se muto il kick di origine riesco a sentire solo questa traccia rossa. Guardate. Non ho fatto altro che un boost di 10 dB sulle 20 Hz, quindi è una bell molto prepotente che non faresti quasi mai su una traccia principale, passatemi il termine, o comunque una traccia dry, ma per una mandata alla fine che mischi insieme a quella principale, cerchi di ottenere il suono che vuoi aggiungere al kick e poi lo blendi piano pianino. Il secondo plugin non è altro che un Pro Q3 usato in modalità passabanda, che li potete cambiare qui o anche qua in basso a sinistra, usato a 48 dB per ottava, mi serviva abbastanza stretta, dove ho isolato la zona che volevo trattare e che volevo aggiungere al mio kick dry di partenza. E l'ultimo processore che ho messo è un Transient Designer, perché non volevo si sommasse al sustain che avevo trattato in precedenza, rendendo il processing quasi inutile o comunque non al 100% come era prima. Quindi riduco la coda, voglio solo quel blocco lì. Perciò smutiamo tutte le tracce, subkick, facciamo finta che non esista, era su meno 5,5, comunque partiamo da 0 e aggiungiamo fino a che non ci piace. Sentite come vi dà tutta quella ciccia che mancava? Cosa fondamentale è sentirla sempre in mezzo al brano.
Perfetto, così era di mio gradimento, però mancava ancora, sbloccando tutta la traccia, quel micro dettaglio, sempre in quella zona lì. Perciò, come vi dicevo prima, ho preso entrambi i kick, li ho sommati dentro Kicksum, quindi entrambi vengono processati da questo Pultec, dove ho boostato le 30 sempre di un dB e 7, in quella zona lì, così da dare quel piccolo dettaglio in più. Sentite, con... senza. Perfetto, parlerei molto brevemente delle percussioni perché comunque vedete che non ho fatto troppo processing. Sentiamole tutte in solo. Andrei molto velocemente sul LET, ve lo faccio sentire subito senza processing. Con processing. Come sentite non è cambiato troppo, l'unica cosa che potete notare subito all'orecchio è che magari sono meno fastidiosi, meno acidi. Per poter fare una cosa così abbastanza velocemente senza snaturare troppo il suono, potete usare tranquillamente il One Knob Driver. L'ho usato allo 0,2%, non è altro che molto simile al trick se avete le Pro Tools. Il Lo-Fi, dove alzate la distorsione a 0,1, è lo stesso trick. In questo caso sentivo che mi funzionava meglio il OneDrive. Il secondo processing fondamentale non è altro che il Pro Q3, dove ho tagliato le basse. Questi processi fateli sempre ad orecchio e mai ad occhio perché potreste rischiare di tagliare troppo il suono e di non rendervi conto che state uccidendo totalmente il tono del suono che vi è stato mandato. Infatti visivamente se vedo la Yet, magari ti viene da tagliarlo qua, dici chi vedrà mai questa roba qua in fondo. Però se fate A e B, se poi fate A e B col taglio sentite quanto effettivamente cambia il suono. Sentite come muoiono tutte anche le medie? O comunque diventa tanto sottile? In questo caso torniamo al punto di partenza, io l'avevo fatto sulle 173 con 72 dB per ottava di taglio, comunque abbastanza aggressivo. Percussioni, stesso discorso della Yet, c'è sempre il One Knob Driver a 0,2, il Pro Q che taglia invece di 175, quali erano prima, taglia a 86. Fatemi recuperare la zona dove suonano le perc. Senza EQ. Con... In questa zona ho bucato le 11.086, ve le isolo così potete sentire il motivo. Sentite come sono molto più controllate e meno fastidiose in quella zona che comunque è abbastanza prepotente all'orecchio. Molto rapidamente, shaker, classico Pro Q3 dove abbasso in queste zone per controllare un po' le medie scatolose. E questa zona che mi suonava un po' harsh. Adesso vi spengo lo Spiff, non è altro che un transient designer dinamico della OEC, plugin incredibile secondo me. Vi faccio sentire il perché l'ho utilizzato. Vi faccio sentire prima gli shaker in solo, vi sblocco tutte le tracce così li riuscite a concentrarvi e vi accendo lo Spiff. Senza. Con... Lo so, sembro pazzo, sembra quasi un click di un orologio, però sentite. C'è una roba sincopata e fatta ta 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 ta, la tira su. Questa roba all'interno della traccia dava tanto movimento, sentite. Senza. Ottimo, andiamo con lo snare. Snare molto semplicemente sempre il solito taglio in fondo sulle 78 e una mini bell qua su a questa frequenza, sentite? Che in tutto il processing, compreso poi il mastering, e comunque quando poi la traccia suona forte, sbucava troppo e dava abbastanza fastidio all'ascolto. Quindi sono andato lì di fino e ho tolto sulle 1300 circa 2 dB e mezzo, 3 dB.
Tutte le drums, compreso il kick, vanno sempre all'interno di questa folder, routing folder, quindi ha una somma, e qua ho fatto un processing abbastanza particolare. Infatti ho preso il Pro Q3 e l'ho diviso in mid e side, cioè tutto ciò che è stereo e tutto ciò che è mono diviso in due. Infatti la riga verde che vedete non è altro che il processore lavora sul segnale mono, mentre la traccia blu lavora solo sul side, cioè le informazioni stereo. Mentre la traccia gialla classica del Pro Q3 lavora su mid e side insieme, contemporaneamente. Io ho deciso di separarlo perché volevo fare un lavoro più di fino per quanto riguarda le drums. Innanzitutto volevo togliere quel filo di stereo che aveva il kick. Ve lo faccio sentire in solo, così capite. Io riesco a sentire questa roba perché ho una stanza comunque che me lo permette. Capisco che sia una roba abbastanza difficile da sentire se non hai un ambiente trattato o comunque un ambiente che te lo permette. Magari già in cuffia riesci più a rendertene conto. In ogni caso, in questa zona qua sulle 40 è difficile che ci sia tanta informazione stereo, perciò magari dateci un check e sentite come vi suona. Poi sono andato nella parte più alta, sempre nel side, perché sentivo tanta harshness comunque dovuta agli hi-hat che avevo boostato, al clap, allo snare, e quindi sono andato a controbilanciare, ma solo nello stereo, perché a me quella botta lì piaceva, ma in stereo mi dava abbastanza fastidio, perciò volevo che quella manata, quella botta, quello snap fosse principalmente centrale. Questa banda invece era proprio ringing fastidioso. Passiamo al segnale mono. Al segnale mono ho tirato giù questa frequenza nella hi-hat che mi dava fastidio. E voi direte perché non l'ho tirata giù nella stem singola? In questo caso mi sono ritrovato a farlo all'interno delle Pro Q3 perché lo sentivo lì, quindi ho deciso di eliminarla subito. Il mio processo di lavoro è abbastanza rapido perché non voglio affaticare le orecchie, voglio tenere il pezzo sempre fresco e comunque andare veloce. Quindi mi sono ritrovato in questa situazione dove sentivo questa cosa che mi dava fastidio e sono andata a tirarla giù. Ovviamente curatevi di sentire che non uccida altri elementi delle stems o comunque cose che girano attorno allo stesso range di frequenze. In questo caso mi è andata bene e funzionava.